Sono sicuro che almeno una volta nella vostra vita avete installato questo tipo di programma che oggi andremo a vedere sui vostri computer, quindi portatili, PC fissi. Quindi le installazioni nel mondo sono state veramente milioni e milioni, è un programma veramente interessantissimo, tutti sicuramente lo conoscete, però oggi andremo a vedere, per chi non l'ha ovviamente, per chi non lo conosce andremo a vedere proprio la fase del download, l'installazione e il settaggio. Invece appunto per chi già l'ha installato nel computer vedremo proprio la fase, risulterà importante e interessante la fase proprio del settaggio per farlo funzionare al meglio. Stiamo parlando e oggi parleremo del famoso asinello, quindi Emule. Allora, intanto cos'è Emule? Facciamo una piccola insomma preview del video. Cos'è in effetti Emule? Emule non è altro che un programmino cosiddetto peer-to-peer, quindi serve per il download dei file, di qualsiasi tipo di file, quindi possono essere programmi, che possono essere video, che possono essere foto, immagini, disco ovviamente, quindi non immagini di foto, perché già quello l'abbiamo detto, quindi ci sono le immagini sotto forma di foto e immagini sotto forma di file proprio ISO, quindi i cosiddetti immagini, i file di immagine. Quindi possiamo recapitarla a documenti, si può recapitare a qualsiasi cosa. Come funziona? Funziona con un classico, diciamo, fra virgolette, proprio detta la spicciola, un dare e avere, quindi io prendo una persona, nel frattempo la persona acchiappa da me, quindi in sostanza, diciamo, proprio detta la spicciola in maniera semplice, funziona così, insomma, per quelli che si avvicinano da poco nel mondo dell'informatica. Ovviamente quindi abbiamo detto che già possiamo andare a trovare tutto quello che vogliamo, ricordiamoci però sempre che possiamo andare a scaricare, dobbiamo solo andare a scaricare cose dove non ci sono né copyright e comunque non ci sono diritti di autore, quindi i classici programmi free possono essere scaricati perché si possono reperire benissimo tramite internet, però magari tramite internet, facendo per esempio un paragone, diciamo, di un programma, per esempio lo stesso CCleaner, magari su internet lo troviamo ormai solo l'ultima versione aggiornata, che potrebbe essere, che ne so, la 6, a noi interessa la 5 perché il nostro sistema operativo la 6 non la può montare, allora anziché insomma andare a cercare su internet e magari scaricare virus anziché il file, andiamo a cercare su Emule benissimamente un programma gratuito, quindi il CCleaner magari la versione 5, perché il nostro computer praticamente permette magari solo l'installazione di quel programma a livello 5 come software. Quindi insomma, avendo fatto questa piccola preview, ora abbiamo detto che cambiamo inquadratura e andiamo a vedere proprio l'installazione del programma e tutti i vari settaggi per farlo andare in maniera veramente veloce, sempre ovviamente DSL vostra permettendo. Poi anche una chicca nel finale interessantissima. Allora, per andare a reperire, quindi abbiamo detto che il video lo dividiamo in due, incominciamo proprio dall'installazione del programma per chi ancora non l'ha montato nel computer e quindi interessa andare a reperire questi file. Abbiamo detto in maniera gratuita. Quindi che si fa? Si aprirà sempre una nostra famosa pagina di internet, rifiutiamo i cookie se vi spuntano e andiamo a scrivere qua in alto il sito di Emule, semplicissimo, e diamo un invio. Il sito principale ed ufficiale è proprio il sito ufficiale di Emule, Downloads, quindi clicchiamo dentro, rifiutiamo di nuovo i cookie e andiamo nella vocina Download, anche se a sinistra, anche se già qua praticamente ci troveremo in fase di download del programma, quindi se a voi non spunta questa pagina potete andare benissimo sul download, se già vi spunta l'installer direttamente potete cliccare sull'installer. Ora, come vedete voi, ci sono due versioni di Emule. C'è la versione ufficiale proprio fatta dal sito, dai ideatori insomma di Emule, che è arrivata alla 0.50, quindi questa è la versione proprio ufficiale. Poi ovviamente invece, perché ovviamente Emule non viene aggiornato più da parecchi anni, quindi ovviamente è un programma che anche se non viene più aggiornato comunque è molto ancora utilizzato. Quindi in questo senso noi dovremmo andare a scaricare, se vogliamo una versione ufficiale, la versione 0.50 all'installer, quindi sarebbe il file.exe, quello che andiamo a installare nel computer, non il binario, non la codice di sorgente, quindi soltanto l'installer. Se vogliamo invece una versione aggiornata, però ovviamente abbiamo detto che siccome già gli ufficiali di aggiornamenti non arrivano più da parecchi anni, c'è una community invece che fa sempre degli aggiornamenti per migliorare il software di Emule, però ovviamente non è quello ufficiale, quindi in sostanza Emule non si piglia la responsabilità se questo programma praticamente va male, quindi fa il cosiddetto crash, significa che il programma si blocca magari di continuo. Questo non si può sapere fino a quando voi non lo installate, quindi non si sa come va. Ovviamente io l'ho provato tutte e due le versioni, effettivamente
ogni tanto qualche versione si può bloccare, può crashare, però questo può succedere, ma noi ci atteniamo sempre alla versione originale perché vogliamo tenere nel computer sempre cose originali. Quindi andiamo a procedere con il download del programma, quindi con l'installer 050A. Clicchiamo su scarica. Si aprirà questa ulteriore pagina, allora qua dobbiamo andare a chiudere un pochettino di pubblicità. Quindi il traduci dall'inglese, sempre se vi spunta qua in alto a destra lo possiamo chiudere. Io sto lavorando con Edge, quindi magari a voi, se utilizzate Firefox o Chrome, vi può spuntare la pubblicità da un'altra parte. L'importante è chiudere sempre la pubblicità e non accettare niente. Quindi qua in inglese I do not accept, quindi non accetto. Perfetto. Qui direi che il nostro download partirà in maniera breve, quindi aspettiamo la vocina che partirà, il download eccolo qua a destra e sta scaricando, dobbiamo attendere che finisce il download del file. Perfetto, una volta che spunta apri file possiamo direttamente andare ad aprire il file per andarlo a installare. Voi potete anche andare a trovare questo file nella cartellina, abbiamo detto, download del vostro PC o desktop se avete cambiato la cartellina, per trovarli immediatamente come vi ho consigliato io nei video precedenti. In questo caso io mi sbrigo prima e farò apri file per l'installazione. Darò sì, il consenso. Questa pagina ovviamente già la posso chiudere perché il file di installazione sta partendo. Quindi andiamo a mettere un pochettino di settaggi. Qua massima attenzione, è semplicissimo, però sempre massima attenzione. Comunque i dati li potete vedere piano piano, magari mettendo il video in maniera più lenta o mettendoli in pausa. Andiamo a lasciare la lingua italiano se vi occorre l'italiano, se no qua potete scegliere fra un bel po' di lingue che avete a disposizione. Quindi io lascerò italiano per comodità e cliccherò su ok. In questo è il wizard praticamente. Andiamo sempre su avanti, possiamo fare soltanto questo. Qui possiamo andarci a leggere tutte le condizioni contrattuali di Emule sino a scorrerlo in basso se volete e clicchiamo su accetta. Questo di qui dobbiamo lasciarlo così per com'è, quindi i file del programma e link ED2K li dobbiamo lasciare tutti e due spuntati, quindi verdini devono essere. Andiamo su avanti, qua lasciamo sempre sul raccomandato, quindi non cambiamo né il secondo né il terzo, lasciamo il pallino sempre evidenziato sul primo, cliccando avanti, quindi fino ad ora non abbiamo toccato nulla. Anche la cartella di destinazione, mi raccomando, lasciate questa di qua senza cambiarla, quindi per ora abbiamo fatto soltanto avanti e installa. Procediamo con l'installazione. Una volta che spunta completa vado di nuovo su avanti, crea collegamento sul desktop, lo lasceremo sempre in serio, quindi sino a qui semplicissima installazione. Leggere le novità non interessa, clicchiamo su fine perché così ha finito l'installazione. Allora, questo è il file di installazione che noi possiamo andare a cestinare perché non servirà più. Questo invece è il vero e proprio programmino nostro, quindi è il classico asinello, io lo chiamo ciuchino, Emule. Allora, in questo caso quando io cliccherò con doppio clic nel programma, non partirà il programma, partirà il wizard del programma, quindi sarebbe il settaggio massimo e migliore che noi dobbiamo andare a dare su Emule. In questo caso la gente che fa? Utilizzi ovviamente dei settaggi che dà già predisposti Emule, che non vanno completamente bene, perché poi Emule vi darà il classico errore che credo che almeno una volta è comparso a chiunque abbia installato questo programmino, che è la classica benda davanti agli occhi dell'asinello, del nostro asinello. Significa in quel caso che il programma non è settato per nulla bene, andando veramente lento. E vi assicuro con questi settaggi che vi darò io, il vostro Emule funzionerà davvero al massimo delle potenzialità che vi può offrire la vostra DSL, quindi funzionerà veramente bene. Inoltre i settaggi che vi do è per rendere sempre un pochettino Emule, un pochettino con più privacy, quindi come piace a noi. Quindi partiamo col wizard facendo doppio clic sul muletto. Perfetto, questo è il classico primo wizard. In questo caso noi che dobbiamo fare? Su questa finestrella che è comparsa qui, noi andiamo soltanto su avanti. Quindi andiamo a scegliere avanti. Questo è il nome del nostro Emule, quindi il nome che vedrà la persona, insomma, che scaricherà da noi, insomma, quello che noi facciamo visualizzare. Ovviamente noi andiamo a lasciare questo tipo di parametro, quindi il sito, non andiamo a mettere noi il nome di Pinco Pallino, perché uscirebbe nella lista il nome vero e proprio di Pinco Pallino. Quindi questo lo lasceremo così per com'è. La spunta esegue Emule all'avvio di Windows, io consiglio sempre di non metterla, perché che significa, e ci ricolleghiamo a video fatti precedenti, che se inseriamo questa spunta, Emule ogni volta che voi accendete il computer ed avviate Windows, partirà sempre qua sotto accanto all'orologio nella barra degli strumenti. E abbiamo visto in un video come andarla a disattivare queste iconcine qua sotto perché fanno perdere molti
secondi all'avvio di Windows, quindi questo sconsigliatissimo. Invece il secondo punto io consiglio sempre di metterlo, perché significa che ogni volta che noi avviamo il programma, quindi noi decidiamo di avviare il programma, non che si avvia da solo quando accendiamo il nostro Windows. Quindi significa che ogni qualvolta che io avvio il mio programma, lui si deve connettere in automatico ad un server. Quindi in questo caso la seconda e soltanto la seconda spunta io vado a cliccare la cediglia, quindi la vado a evidenziare. In questo caso sono pronto per dare l'avanti. Perfetto, qua massima attenzione, questo è un punto importantissimo del vostro Emule. Abbiamo detto che questa è la prima parte del video, quindi per chi ancora non l'ha installato, perché sicuramente per chi ha già installato Emule e si trova installato Emule, ovviamente questi TCP e UDP, magari dato che non hanno fatto il settaggio all'inizio nel wizard, se li troveranno con questi numeretti che non vanno per nulla bene. Quindi in questo caso che si fa? Si deve andare a modificare il valore sia del TCP sia dell'UDP, che sono i classici. Per TCP andremo a cancellare e scrivere 4662 come valore. Per il UDP andiamo a cancellare e andiamo a scrivere il valore di 4672. Quindi ripeto, già che lo vedete nel video, TCP deve avere un valore di 4662, UDP deve avere un valore di 4672. Questo perché queste saranno le nostre porte, proprio si chiamano così, che andiamo a dare ad Emule, quindi andiamo a dare ad Emule delle porte specifiche. Questo perché si fa? Perché toglieremo quel fastidioso, abbiamo detto, problema della benda davanti agli occhi che ha il nostro ciuchino. Quindi in questo caso apriremo le porte completamente al nostro Emule, quindi facendolo andare nel migliore dei modi, alla migliore velocità che possa offrire la nostra rete internet. Che succede una volta che noi apriamo le porte? Fate finta che praticamente è come se voi aprite la porta di casa, quindi può entrare la qualsiasi dalla porta di casa, quindi per esempio il postino può passare quando vuole ed entrare nella porta perché la trova aperta, non deve suonare quindi chiuso, trovare quella benda, quindi quel muro andando lento. Se noi apriamo la nostra porta di casa possiamo far entrare chi vogliamo. Questo è un bene e un male? Ovviamente questo è sia un bene che un male, perché come il postino per esempio può portare, che vi posso dire, dei soldi, quindi un assegno a nostro favore, come il postino può portare per esempio un verbale, quindi una multa. In questo caso paragonato al nostro Emule, aprendo queste porte noi possiamo scaricare sia cose positive come dei programmini gratuiti, sia purtroppo dei virus. Quindi dobbiamo stare sempre attenti a cosa andiamo a scaricare da Emule. Quindi questa come piccola parentesi è precisazione. In questo caso noi ancora il testaporte non l'andiamo a effettuare perché dobbiamo ancora aspettare un passaggio successivo. Comunque a voi interessa intanto settare nel wizard questi due numeretti nelle porte. Clicchiamo su avanti e questo di qui possiamo lasciare praticamente tutto invariato, quindi con tutte e due spunte per com'è, andando sempre avanti. Questo di qui, l'abilitazione dell'ISP, lo lasciamo stare quindi senza evidenziare il quadratino. Andiamo su avanti, questo lasciamo tutta la schermata per com'è, quindi DK e CAD e rete CADU tutta per com'è attivato e questa no. Avanti, in questo caso abbiamo finito il wizard e possiamo cliccare su fine. E questo è il vero e proprio programmino, quindi di Emule ovviamente andiamo a spiegare su per giù come funziona questo programmino e andarlo a settare al meglio. Ovviamente io farò il settaggio completo, quindi il video magari può risultare un pochettino più lunghetto, però farò un settaggio, insomma il programma viene installato soltanto una volta, quindi magari perderò tempo anche ad allargare queste schermate, però vi dico io come utilizzarlo al meglio. Come prima cosa vi consiglio di togliere un pochettino di cose da qua sopra che riempiono soltanto la schermata, che non servono veramente a nulla e non le utilizzeremo mai. Innanzitutto io andrei a togliere l'indirizzo IP, quindi ci posizioniamo sopra la barra, questa è tutta la barra praticamente della strumentazione, quindi l'indirizzo IP vedete che da bianco diventa celestino. Tasto destro del mouse e togliamo la spunta in IP, già è scomparso. Nome server e descrizione lo lascio, il ping non mi interessa, lo tolgo, quindi stessa procedura. Sopra ping, tasto destro, cerco ping e tolgo ping. Utenti sono importanti, li lascio, utenti massimi sono importanti, li lascio. File è importante, li lascio, priorità è importante, la lascio, i fallimenti non ci interessano. Sopra fallimenti, tasto destro, cerco fallimenti, tolgo spunta. Statico, stessa cosa, tolgo spunta.
limite file soft, tolgo spunta, non mi interessa, id basso, tolgo spunta, non mi interessa, l'offuscamento non mi interessa, tolgo spunta. Abbiamo ben già visto che qua possiamo allargare ancora di più le nostre finestrelle, in modo che così possiamo avere più spazio e andare a vedere, diciamo, la roba che interessa soltanto a noi. Poi lo faremo lo stesso nei file condivisi, quindi andando sulla finestrella, sulla barra dei menu qua sopra, sui file condivisi, questi vengono ripetuti. Quindi qua, sempre a mio parere, andiamo a tenere soltanto le cose che ci interessano. In questo caso, nome file è importante, la dimensione, il tipo, la priorità sono importanti, le richieste non sono importanti, quindi io sopra richieste vi consiglierei di andare a togliere sempre alla stessa maniera, quindi si vede il file qual è, togliamo richieste. Dati inviati possono essere anche tolti, non servono a nulla. Lo stesso vale per le parti condivise, togliamo. Questo wizard può essere un pochettino lungo, però vi ripeto, lo fate solo una volta, avete per sempre il vostro Emule configurato. Fonti complete le posso togliere, non servono a nulla. File EDK e D2K e CADU li possiamo andare a togliere lo stesso. Quindi qua abbiamo capito che già è molto più pulito il nostro menu. Come altra procedura dobbiamo andare su opzioni, seguitemi qua dentro attentamente, quindi clicchiamo su opzioni. Queste sono le opzioni e i settaggi del nostro Emule. In questo caso noi su generale possiamo andare a lasciare tutto per com'è completamente senza cambiare nulla. Ci spostiamo su aspetto, qua dobbiamo praticamente solo cambiare alcuni parametri. Su aspetto io vi dico di andare a lasciare tutto per com'è, però in aggiunta dobbiamo aggiungere soltanto 2 spunte su, che è soltanto una spunta di comodità in questo caso. Su mostra percentuale di completamento nella barra del progresso, significa che quando scarico un file spunterà la percentuale di quanto manca o quanto già scaricato in percentuale, quindi questo lo trovo veramente molto utile e comoda, quindi andiamo ad attivare. Per intenderci, se avete scaricato la versione 0.50 è il terzo steppino, il terzo quadratino. E poi invece io vado a eliminare di solito per non creare, poi vedremo più avanti, troppa confusione nei file che sono scaricati o in scaricamento, quindi in download, quelli che noi scarichiamo li andiamo a eliminare non dal computer, perché se no non avremmo fatto mai nulla. Li andiamo soltanto ad eliminare, però prendete dalla lista che abbiamo qua in fase di trasferimento. Quindi oserei di attivare l'iconcina su elimina automaticamente i download completati. Ripetiamo, non li elimina appena lui li scarica, perché se no non avremmo fatto combinato nulla. Li elimina soltanto a tutta quella lista di file che noi abbiamo in download. Dopodiché possiamo andare a prendere un'altra cosa importantissima, questa è per quanto riguarda la vostra invece privacy, molti la lasciano così, io direi, vi consiglierei di andare a togliere il completamente automatico. Perché? Significa che ogni qualvolta noi andiamo a cercare dei file, praticamente sempre qualcuno che si siede al nostro computer saprà tutto quello che abbiamo cercato su Emule. In questo caso, andando a disattivare il completamento dei file e andando a zerare la cronologia, cliccando un colpo di A0, ovviamente a me non azzera nulla perché sto installando in fase di test il programma ora, a voi vi chiederà la conferma di zerare la cronologia. Comunque l'importante è andare a togliere questo di qui che è attivo. Ci sposteremo poi nella connessione e vediamo che nella connessione ritorneranno di nuovo i famosi TCP e UDP appena settati da noi. Quindi in questo caso il programma sarà già pronto al settaggio per l'apertura soltanto delle porte, perché effettivamente ancora il nostro sciuchino asinello avrà sempre la famosa benda, perché dobbiamo andare a intervenire in questo caso nel nostro router. Quindi facendo un video completissimo di Emule, andiamo ora a vedere la procedura dell'apertura delle porte del nostro e proprio router che abbiamo a casa per metterlo praticamente in comunicazione del nostro router e aprire queste benedette porte. In questo caso mi raccomando, non vi dimenticate, cosa importantissima, di cliccare non solo ok, prima va cliccato sempre l'applica, perché sennò queste regole al prossimo avvio si cancelleranno nuovamente tutte. Quindi mi raccomando, una volta finito tutto e come ultimo step siete passati alla connessione ed effettivamente avete visto che le vostre porte sono settate su 4662 per TCP e 4672 per UDP, procediamo ad applica, quindi rimane memorizzato per sempre, ok, e così chiudiamo il nostro wizard. Con Emule diciamo è quasi tutto settato, però l'ultima cosa che vi chiedo di andare a fare, importantissima, sono i server. I server che vi offre Emule, questi di qua, sono da eliminare in maniera immediata, perché non vanno bene. Quindi in questo caso noi che facciamo? Con il mouse trasciniamo tutti questi server, li selezioniamo tutti questi server, tasto destro,
elimina i server selezionati, quindi eliminiamo tutti. In questo caso voi mi dite, ma Emule non si connetterà più. Certo, perché ora andiamo in un sito e vi farò vedere i server puliti e sicuri da andare a scaricare e reperire da internet. Quindi in questo caso il programma deve essere chiuso completamente. Come prima chiusura vi chiederà se ogni volta volete che per errore magari non andiamo a chiudere mentre sta scaricando, se vogliamo fare spuntare sempre queste iconcine. Io vi consiglio sempre di toglierla, quindi, perché se chiudiamo il programma lo chiudiamo perché non serve più. Poi tutt'al più non succede niente, perché se riapriamo riparte da quella fase di download, quindi non perdiamo nulla. Quindi clicchiamo la spunta solo questa volta, perché poi non verrà più memorizzato. Quindi infatti diciamo non chiedermelo nuovamente. In questo caso la domanda è: vuoi veramente uscire da Emule? Noi cliccheremo su sì. Attendiamo la chiusura del programma. Perfetto, il programma si è chiuso. Una volta che abbiamo fatto il wizard, dovete tenere a mente questi passaggini. Dove andiamo a prendere i file che scarichiamo da Emule? Anziché andare a cercare questa famosa cartellina, io vi consiglio di creare il collegamento direttamente e mettervela sul desktop sotto prende il ciuchino, quindi sotto Emule. In questo caso la cartellina da andare a reperire è sulla vostra cartellina gialla in generale, quindi l'Esplora File per intenderci. La apriamo, andiamo su Download, andiamo sulla cartellina Emule. In questo caso noi dobbiamo copiare e inviare al desktop, anzi non copiare, dobbiamo inviare al desktop il collegamento della cartella incoming. Quindi facciamo sopra incoming, tasto destro. Io farò su Windows 11, mostra altre opzioni, voi magari già ve la troverete così il menu. In questo caso si farà invia a desktop, crea collegamento. Clicco, perfetto, e lui già mi ha inviato il collegamento sul desktop. Questo ovviamente non è un passo obbligatorio, però ve lo consiglio proprio perché non andate cercando ogni volta che scaricate file, fate questo procedimento di andare su apri cartella esplora file, andare su download, andare su Emule, andare su incoming. È una procedura, come capite, come ben vedete, molto lunga, quindi in questo caso tutto quello che io scaricherò su Emule lo troverò immediatamente alla cartellina posta sotto ad Emule che abbiamo incollato, quindi qua dentro io troverò tutto quello che scarico direttamente da Emule, quindi questa è soltanto una fase di comodità, un settaggio di comodità. Dopodiché, prossimo passo è quello di andare a reperire i famosi server su internet, quindi in questo caso noi apriremo di nuovo una pagina server, una pagina diciamo di internet per andare a reperire questi server. Il sito ottimo per scaricare questi nuovi server è praticamente che vengono anche aggiornati regolarmente di mese in mese, è Giardini Blog, e per andare nel sito basta scrivere sulla barra in alto server Emule, dare un invio, rifiuta e vedete bene che qua come primo sito apre proprio Giardini Blog. Clicchiamo all'interno, andiamo in basso sino a trovare i server, qua potete mettere anche Acconsento. andiamo sino a trovare qua i server Emule, che sono tutti questi numeri messi qua con i nomi dei server. Quindi io andrò ora a cliccare ad uno questi server che automaticamente verranno caricati sul nostro Emule. Quindi clicchiamo sul primo, diamo la conferma che vogliamo consentire di aprire e caricare i server su Emule e clicchiamo su apri. Vedete che ora si aprirà Emule con il primo server che abbiamo caricato. In questo caso si deve ripetere sempre tutta la procedura con tutti i server, quindi il secondo server verrà caricato, il terzo server verrà caricato, ormai non si apre più Emule, il quarto verrà caricato, clicchiamo nel quinto, il sesto, il settimo e così via, quindi andiamo a prendere tutti questi server. Sicuramente qualcuno sarà non attivo, una volta che l'abbiamo caricati tutti possiamo anche chiudere e vediamo subito che tutti i server sono caricati. Immediatamente andiamo a evidenziare tutti i server per metterli col tasto destro in priorità sempre alta. Questi vanno messi, quindi non lo dimentichiamo mai, vanno messi in priorità sempre alta. Vi dicevo poc'anzi che qualche server potrà scomparire, quindi diventare di colore trasparente, in quel caso significa che il server è offline, possiamo benissimamente andare a togliere il server che non serve. Ora vediamo a prima connessione, vi farò vedere che sicuramente qualche server non va bene, andrà tolto. In questo caso ancora non siamo pronti per andare a scaricare perché manca un ultimo passaggio, quello più importante. Chiudiamo il nostro Emule e dobbiamo andare ad aprire le classiche porte del nostro router. Quindi in questo caso apriamo una pagina internet e in alto dobbiamo andare a scrivere il nostro indirizzo IP che si troverà dietro il nostro router assieme alla password per l'ingresso del nostro router. Ovviamente
io setterò ora una Vodafone Station, quindi questo ovviamente video sarà molto più semplice, verrà per le persone che hanno una Vodafone Station a casa, quindi purtroppo non posso fare vedere altri tipi di settaggio di apertura porta, perché in quel caso dovrei avere dei router marchiati proprio TIM, eccetera, eccetera, Infostrada, quello che sia, Wind 3, quindi quello che sia. In questo caso, quindi, ovviamente saranno molto più agevolati perché proprio lo vedranno chi ha il router Vodafone, però basta andare a cercare una guida, una videoguida su YouTube e cliccare come aprire le porte, per esempio per TIM, Telecom, per Infostrada, per Wind 3, quello che sia, e quindi ci saranno dei video specifici dell'apertura della porta. Quindi vi ho appena detto che l'indirizzo IP è scritto dietro al router, in questo caso è quasi sempre uguale per tutti, possono variare solo le ultime due cifre, quindi partirà per intenderci sempre con 192.168. Potrebbe essere 1101, 12, 02, lì siamo, però l'importante è che lo andate a cercare dietro il vostro router, in questo caso io metterò il mio. Do l'invio. Se vi dovesse spuntare questo problemino della tua connessione non è privata, non vi preoccupate, basta andare su avanzate e fare continua con il sito. Perfetto, si è aperta la Vodafone Station come ingresso. In questo caso andrò a mettere il nome utente che conosco e la mia password per fare l'accesso. Do accedi. In questo caso siamo entrati dentro la nostra Vodafone Station, quindi in questo caso che si deve fare? Dobbiamo andare a settare qua, andare a abbassare il menu a tendine e passare da utente base, che sicuramente trovate all'inizio utente base, a utente esperto. Quindi non vi preoccupate perché non è nulla di che, dovete solo passare da modalità base a modalità utente esperto. Quindi clicchiamo e andiamo sulla vocina praticamente internet. Su internet vedete immediatamente a sinistra che ci sarà la vocina mappatura delle porte, che è la terza a scendere. Clicchiamo su mappatura delle porte. Io toglierò quelle di prima per farvi vedere come funziona mapparle. E qui su associazione porte, praticamente noi dobbiamo cliccare praticamente sul blu. Andiamo a cliccare sul più, scusate, per andare a inserire le nostre porte che abbiamo inserito poc'anzi già nel nostro emule. Quindi partiamo con la porta TCP. Nel dispositivo dobbiamo andare a scegliere nel menu tendina come si chiama il nostro computer. Quindi se voi avete chiamato il vostro computer Pinco Pallino dovete aprire le porte e cercare Pinco Pallino. In questo caso io cercherò praticamente il nome del mio computer. La LAN verrà rilevata in automatico, il tipo di porta va lasciata su porta pubblica la dobbiamo riempire con il codice che abbiamo messo su Emule. Quindi per la TCP era 4662. Ripetiamo anche sotto 62 e facciamo salva. Già in questo caso abbiamo impostato la porta TCP su 4662. La stessa cosa va fatta per l'altra porta UDP, quindi clicchiamo sul più, cambiamo nel menu a tendine e clicchiamo su UDP, in questo caso dando sempre il nome del dispositivo. Mi raccomando, non lasciatelo in bianco perché non funzionerà mai Emule, quindi andiamo a mettere il nostro nome del dispositivo nella lista, lasciamo tutto per com'è, come a poco fa, sia l'AN IP che tipo, e la porta pubblica abbiamo detto che sarà la 4672, quindi 72 finale questa volta, in entrambi i casi. Andiamo a mettere salva e abbiamo in poco più insomma di 30 secondi abbiamo settato già il nostro router, abbiamo aperto le porte del nostro router su Emule, sul router, quindi è che poi si configurerà assieme ad Emule. In questo caso noi dobbiamo andare a cliccare su applicare per fare il salvataggio. Una volta che spunta la fase avvenuta con successo possiamo andare a chiudere il sito benissimamente dalla X. In questo caso abbiamo finito completamente il settaggio con l'apertura delle porte. So che magari il video potrebbe risultare lungo come avevo detto prima, però viene fatto un settaggio preciso a 360 gradi e soprattutto un settaggio veramente veloce, quindi un settaggio a livello di velocità e anche di privacy, come abbiamo visto poco fa con la cronologia, e si fa comunque solo una volta, quindi vi consiglio vivamente di farlo sempre se volete. Possiamo andare ora invece ad avviare il nostro Emule, facciamo il doppio clic e clicchiamo per esempio sul primo server, doppio clic sul primo server che già in effetti è diventato immediatamente azzurrino, quindi vedete come l'apertura delle porte funziona immediatamente. Ora
attendendo un pochettino, magari vediamo che qualche server, ecco per esempio come questo, già si è annullato, quindi il tempo che vengono annullati tutti i server possibili e immaginabili, e vi dico insomma come andare a eliminare, perché non serviranno più nemmeno per tenerli qua inattivi sulla nostra barra insomma dei server. Un altro consiglio che vi posso dare, sempre una cosa di comodità non obbligatoria, è di andare a dare un colpo su file in modo che lui metterà in ordine i server per quantità di dati che ci sono in quel server direttamente. Quindi qua per esempio troverò tutta questa quantità di dati che è molto di più per essere intenderci a questo server, quindi qua ho la possibilità nel primo di trovare molto più materiale rispetto a questo, addirittura rispetto a quest'ultimo per esempio, quindi questo è soltanto un consiglio per indirizzarvi nel server migliore. Se volete acchiappare il consiglio lo fate, se no potete lasciare così per com'è. Per esempio ora io avevo cliccato nel primo, andrò a ricliccare in questo di sopra perché questo ha molta più possibilità di file, capite bene, un 34.59 contro un 2.33, quindi qua troverò veramente parecchia roba, quindi spasserò facendo doppio clic nel primo server, ovviamente se è sempre disponibile, perché poi sicuramente appena sarà disponibile il server lui si connetterà direttamente. Ecco per esempio ora si è connesso. Facciamo scomparire di nuovo un attimino qualche altro server. Perfetto, allora questi due server sono andati, quindi in questo caso che faccio? Non funzioneranno mai, li evidenzio e faccio tasto destro, elimina server selezionati, così abbiamo tolto i server che effettivamente non funzioneranno, qua se ne è aggiunto un altro, toglierò di nuovo il server selezionato, perfetto, i nostri server che funzionano saranno praticamente questi di qua. In questo caso l'utilizzo di Emule, per chi non l'avesse mai utilizzato, ma insomma credo che ormai quasi tutti l'hanno utilizzato, basta andare su cerca, qui settare global, praticamente, quindi questo lasciatelo sempre su global quando cerchiamo, e qui possiamo andare a mettere il nome di quello che cerchiamo. Ovviamente mi raccomando, cerchiamo sempre programmi che siano gratis o che comunque non abbiano né diritti né copyright, perché ovviamente possiamo scaricare solo quello che non ha copyright e che sia in forma free, quindi diciamo gratuita. E qui andiamo a scegliere cosa possiamo andare a scaricare: archivio per quanto riguarda sono i programmi, audio per quanto riguarda un brano musicale, anche una base MIDI, documenti, immagini HD che sarebbero i file ISO, programmi e video. Quindi abbiamo visto insomma che cosa è Emule, il suo wizard, insomma il suo settaggio per farlo andare veramente veloce, però se ben ricordate l'avevo detto all'inizio, vi avevo lasciato a fine video con una bella chicca. Praticamente Emule ovviamente già di suo lavora benissimo, veramente ha insomma milioni e milioni di file da andare a trovare, è veramente un ottimo programma già in sé e per sé da solo. Però a questo famoso asinello lo vogliamo lasciare da solo noi? Completamente no. Quindi vi consiglio soltanto di andare a visitare questo sito e praticamente se volete potete effettuare anche la registrazione in maniera gratuita e poi mi fate sapere veramente se viaggiano benissimo tutte e due insieme. Spero di essere stato insomma d'aiuto sempre a molte persone e buona navigazione, ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.